Vi state chiedendo la ragione di questa atmosfera? Il motivo è semplice. Oggi abbiamo deciso di parlare dei misteri della lingua italiana. Restate là per saperne di più. Il primo mistero della lingua italiana riguarda la parola fine, intesa come conclusione, termine. Questa parola è di solito femminile. È già, infatti, diciamo una bella fine, una fine drammatica, una fine inaspettata, un lieto fine. E già, per qualche assurda ragione, quando usiamo la parola fine con l'aggettivo lieto, solo con questo diventa maschile. Ovviamente però, se volete tagliare la testa al toro ed evitare qualsiasi dubbio, potete usare la parola finale, la quale è sempre maschile. Perfetto, fine della storia. Il secondo mistero dell'italiano riguarda si è. Già, questa costruzione a volte è seguita dal plurale. Sì, com'è con gli aggettivi? Si è felici, si è nervose. E anche con alcuni verbi, come per esempio quando diciamo non c'è via d'uscita da ciò che si è diventati. Giusto. Ma allora, perché diciamo oggi alla riunione si è parlato molto? Ah, boh, non lo so. Bella domanda. Cerchiamo di fare chiarezza. Quando si è seguito da un aggettivo, quest'ultimo va sempre al plurale, maschile o femminile, in base ai soggetti. Si è felici, cioè siamo felici. Si è nervose, cioè siamo nervose. Inoltre, quando si è seguito da un verbo, questo sarà al plurale, maschile o femminile, in base ai soggetti, quando l'ausiliare nella costruzione personale è essere. Sì, per esempio, si è diventati, cioè siamo diventati. Oppure si è andate, cioè siamo andate. Mentre avremo un verbo al singolare, maschile, se alla forma personale usiamo l'ausiliare avere. Si è parlato molto, ossia abbiamo parlato molto. Terzo mistero, la D eufonica. Questo è uno dei più grandi dilemmi che attanaglia gli stranieri. Ma che parola attanaglia? Ti dà proprio l'idea che ti prende e ti... No. La metto la D, sì o no? Quando sì? Quando no? Ecco, seppur ci siano pareri contrastanti a riguardo, la regola più accreditata dice che bisogna usare la D eufonica quando la vocale che segue è uguale. Dunque diremo Stati Uniti ed Europa hanno firmato un accordo ad aprile a Edimburgo. Un'eccezione a questa regola è il caso di ad esempio. Quarto mistero. Musicista entusiasta è uomo o donna? Può essere entrambi. Infatti, le parole che terminano in sta possono essere maschili o femminili.
Solo con l'articolo possiamo stabilirlo. E già, non esiste musicisto entusiasto, perché le parole in sta hanno una sola forma al singolare. Dunque avremo uno stacanovista e una stacanovista, un tennista e una tennista, e così via. Fortunatamente, al plurale, questo problema non sussiste. Abbiamo musicisti e musiciste. Posso scrivere qua quinto, faccio quinto e ultimo mistero. È piovuto o ha piovuto? Per sfatare questo mistero una volta per tutte, abbiamo deciso di consultare l'autorità più in alto per quanto riguarda la lingua italiana. L'Accademia della Crusca. Comunque non è granché il nome Accademia della Crusca. In Francia hanno l'Académie Française. Sì, in Spagna per esempio Real Accademia Spagnola. Dovevano chiamarla Reale Accademia Italiana, o no? Crusca. Secondo l'Accademia, appunto, il verbo piovere, nell'uso intransitivo impersonale, cioè quando ha il significato di cadere pioggia dal cielo, forma i tempi composti sia con l'ausiliare essere che con l'ausiliare avere. Quindi possiamo dire ieri è piovuto tutto il giorno, oppure ieri ha piovuto tutto il giorno. In tutti gli altri casi, invece, cioè quando il verbo non è impersonale e ha un significato figurato, l'ausiliare sarà essere nei tempi composti. Quindi, per esempio, diremo sono piovute un sacco di critiche per il suo gesto. Bene, ora scriveteci nei commenti se ci sono altre cose della lingua italiana che non sono chiare, così potremo fare un altro video tipo questo. E non dimenticatevi di passare dal nostro sito per fare gli esercizi. Il link è nella descrizione. Alla prossima! Ciao!